Partiamo dal preimpasto, verso l'acqua in ciotola. Aggiungo il lievito fresco sbriciolato e con l'aiuto di una forchetta lo faccio sciogliere. Unisco la farina tutta in una volta e sempre con una forchetta mescoliamo. Dobbiamo ottenere un impasto grezzo e non troppo lavorato. L'importante è che tutta la farina sia idratata. Copro con pellicola e lascio maturare 2 ore a temperatura ambiente. Sono passate 2 ore, il nostro preimpasto ha maturato per bene, possiamo cominciare con l'impasto versando in ciotola le farine, la 00 e la Manitoba. Unisco anche la biga a pezzetti. Aggiungo il miele, verso il latte e faccio partire la planetaria. Aggiungo l'uovo e una volta assorbito anche il tuorlo. Lascio incordare. Dopodiché potrò aggiungere l'olio, il sale e il burro, un pezzettino alla volta. Adesso lascio lavorare la planetaria fino a che l'impasto sarà ben incordato. Basta così, l'impasto è ben incordato, non appiccica alle mani, possiamo liberarlo dal gancio. Trasferisco sul bancone, gli do una forma sferica. Dentro in ciotola, adesso lasciamo lievitare 2 ore a temperatura ambiente coperto. Impasto perfettamente lievitato, lo trasferisco sul piano da lavoro. Togliamo il gas in eccesso e ricaviamo 8 palline da circa 110 grammi l'una. Ora ogni pezzo di impasto lo appiattiamo per bene e poi facciamo convergere al centro tutti i lati e gli diamo una forma sferica, in questo modo. E possiamo appoggiare il nostro primo bun su carta forno. Ecco l'ultimo, copro con un'altra teglia e lascio riposare altri 30 minuti. I burger bun sono lievitati, unisco il tuorlo al latte, mescolo. Infine una spolverata di semi di sesamo bianco. Pronti per infornare, modalità statica, 190 gradi e tra 25 e 30 minuti saranno prontissimi. I burger buns sono pronti e adesso li lascio raffreddare su gratella. Questi buns sono panini perfetti per creare a casa propria un fantastico e golosissimo cheeseburger, magari accompagnato da delle patatine fritte. Profumatissimi, e adesso li assaggio. Buonissimi! Ciao!